Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally, un modello pazzesco e non esagero. Io più vado avanti nel montaggio e più sono entusiasta di questa riproduzione della Centauria. Li vale tutti i soldi che sto spendendo e io sono sicuro che anche voi che lo state facendo la pensate come me, anche perché è una di quelle poche collezioni che ancora hanno il prezzo a 10,99 euro, 11 euro. Uscita numero 87 delle 110 previste per il completamento di questa meraviglia. L'editore è Centauria. La scala del modello è in 1:8. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti. Mamma mia ragazzi, come sono contento, il canale sta crescendo piano piano, vado più veloce io nella crescita. Però io vi ringrazio a tutti con tutto il cuore, e anche se dico sempre le stesse cose perché non riesco a trovare altre parole per dirvi quanto sono contento. Abbiate pazienza, non riesco a rispondere a tutti, siete veramente tanti. All'inizio mi chiedevo e dicevo, ma chissà se un giorno ci saranno tanti iscritti, no? Senza neanche troppa aspettativa, perché sapete che sono un appassionato ma un dilettante, non sono assolutamente uno youtuber. Niente, ci definiscono così, ma io chiaramente non lo sono, basta vedere cosa, cosa guadagno e lasciamo perdere. Ma detto questo, mi rendo invece conto che quando siete veramente così tanti, purtroppo non riesco a rispondere. È un po' come quelli che vorrebbero avere tanti amici, ma cosa serve avere tanti amici? Per avere tanti amici dovresti avere più tempo, e il tempo è quello. Quindi ecco, ne basta uno buono. Adesso non dico che mi serve un iscritto solo, però questo ve lo dico soltanto perché è importante. Non pensate che io non vi voglia rispondere, che prima vi rispondevo e adesso non vi rispondo. Io appena riesco vi rispondo. Ecco perché ci tenevo a dirvi questo, perché io vi ringrazio, perché è tutto merito vostro che io sono qua, e io poi caratterialmente sono così, molti di voi lo sanno perché mi hanno conosciuto, se non di persona, almeno a livello di parlarci assieme anche telefonicamente. E questa è una bellissima cosa, perché diversamente non avrei potuto conoscervi. E quindi grazie anche di questo. Quindi ringrazio tutti voi, tutte le persone che mi visualizzano. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Non faccio solo auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. E devo dire, e di questo sono anche contento, ci sono sempre più persone che mi commissionano il modello. Allora, qui andiamo a montare una parte sempre importante, come quelle che abbiamo montato in precedenza e monteremo dopo, in futuro, che è il metallo. Ed è la sezione posteriore sinistra, poi c'è il gancio, che è questo, e che è in metallo. Poi abbiamo questo, che è il coprivite, perché sotto c'è una delle viti SM che insieme a un'altra che poi viene messa internamente terrà questo in sicurezza. Ecco qui, guardate che meraviglia questo pezzo. Io l'ho già lucidato, guardate. Io vi avevo detto che poi farò dei piccoli abbonamenti per cercare di sopravvivere, non di vivere, di sopravvivere, dove appunto spiegherò anche queste cose, perché diversamente non riesco a tenere aperto il canale. Le spese per acquistare i modelli sono troppe, non ce la faccio ragazzi, quindi sono sicuro che un minimo aiuto, se sarete interessati a guardare il video,
sarete contenti anche di darmelo. Vi garantisco che è veramente pochissimo, quindi non vi preoccupate, non vi preoccupate. Qui troviamo questo pezzo di plastica, eccolo qui, che è la piastra di supporto, bellissima, perché abbiamo i rivetti battuti. Poi abbiamo 3 serie di viti, una da avvitare nel metallo, SM. Non mi confondete le viti da plastica e le andate ad avvitare nel metallo, perché vi si rompono subito. Se qualcuno ha avuto la sfortuna di fare un'azione di questo genere, se ne sarà subito accorto. Poi abbiamo le MP e le NP. Anche queste non confondetele, una è più lunga, che è questa, e una è più corta, che è questa. E poi infine abbiamo questi 2 pezzi in plastica, che sono le serrature, come quella che abbiamo messo nel numero 86. Ecco qui. La prima cosa che io sono andato a farmi, ho preso questo pezzo e mi sono avvitato 2 viti SM qui. Non ho usato lubrificante perché il metallo è tenero, però fate attenzione su questa. Quindi se vedete, se sentite che ha troppa resistenza, piuttosto appena appena, basta bagnarla appena appena senza esagerare, poi pulitela dopo. Avvitate, svitate, pulite e riavvitate, mi raccomando. Poi ho preso questo qui, questo, lo mettete così, guardate, aspettate, ecco, così. Poi vi può aiutare il cacciavite, chiedo scusa, lo stuzzicadenti, lo mettete sotto, centrate il foro bene, vedete? E andiamo a prendere la vite, che è la NP, questa, quella più lunga, chiedo scusa. Usiamo un cacciavite con la punta più piccola. Io non posso usare subito questo perché ho perso il magnetismo e non mi si attacca più, nessun problema. Allora, stavo pensando da che parte mettere la vite, dove si vede di meno. Un attimo, questa va messa così, quindi la vite io la metto da questa parte qui. Scusate ragazzi, devo ragionare. Questo va messo così, e allora la vite la metto di qua, che si veda la testa, perché non è neanche brutta. Infilo questo, così me lo centra. Faccio prima così, guarda, ecco. Ah, aspetta, siamo obbligati a metterlo di qua, vediamo. No, è uguale il diametro interno, no, allora mettiamolo così, ecco. C'era soltanto un po' di vernice che impediva l'entrata della vite.
Ecco. Che particolari, uffa! Centrale centrato. Che particolari meravigliosi. Oh, sta vite è fallata. Ecco perché non riuscivo a prenderla. Ha la croce rovinata all'interno. Bene, prendiamo l'altra. Ecco. Bene. Poi ho preso la vite MP e me ne sono andato a vitare qui. Mi sono creato il filetto. Adesso la rimuovo e vado a metterla qui. Non vi potete sbagliare, abbiamo questo segmento che va qui. Posizione obbligatoria. Non spingete troppo il pezzo di plastica perché ricordatevi che l'asola, dove abbiamo appena avvitato la vite prima, è molto debole. Quindi aspettate che sia la vite a tirarsi la plastica piano piano. Non esagerate a stringere, quando è bloccata basta. Poi proviamo questa copertura qui, perché se doveste per una ragione o per l'altra doverlo andare a rimuovere, se è agevole l'inserimento, non rovinete il pezzo quando andrete a sollevarlo. Troppo duro. Ok, bene. A questo punto mi vado a mettere il gancio qua sotto, quello in metallo che vi ho fatto vedere all'inizio, eccolo qui. Questa è un'unghia. Qui abbiamo un perno, vedete? E qui dietro l'unghia abbiamo il foro. E quindi non vi potete assolutamente sbagliare. E se vi siete sbagliati siete dei geni. Avete sentito il dentino? Ho creato il filetto, ho girato il cacciavite al contrario. Adesso posso avvitare in sicurezza perché la mia vite sono certo che ha preso correttamente il filetto. Bene. Adesso vado a rimuovermi la vite SM. Eccola qui. Prendo il mio bellissimo modello, mamma mia, ma quanto sei bello. Mettiamolo così delicatamente e vi faccio vedere come combacia tutto, perché vi ricordate cosa vi ho sempre detto, non andate avanti se vedete che ci sono delle cose che non vanno bene, non andate avanti
e adesso vi farò vedere il risultato. Questa, anche se al perno, addrizzatela perché un po' vi permette di metterla diritta, era un po' piegata in là. Anche questo fa la differenza se poi inserite e lui sta storto, mi raccomando. Blocco, lo guardate da qui e lo vedete che è diritto. Bene, adesso qua ci va un cacciavite con la vita più piccola. Attenzione a una cosa adesso, quando andiamo a mettere questo, vi viene automatico mettere il cacciavite diritto. No, dovete metterlo così, guardate come è fatto. Così dovete lavorare, non così. Così, ok? Inserisco così, vado giù, ok, si vede? Non mi piace così, c'è qualcosa che non va perché facciamo così, apro la portiera tirandola un po' in giù, così, non è un problema, verrà più lungo il filmato ma il filetto qua è perfetto. Facciamo così allora, lo guardo attraverso il foro. Oh ragazzi, ma come faceva a entrare? Ma Michele, per favore, curati Michele, tu non stai bene. Come faceva ad andare? C'era la vite dietro. Per forza che non si avvitava. Povero me. Ecco. Il motivo c'era. Però vedete, io non mi arrabbio mai, con calma. Ecco, ma infatti vedevo che c'era un po' di dislivello qui, però dicevo strano. Boh. Questo è a posto, vi voglio soltanto far vedere la perfezione, guardate. Guardate. Guardate la portiera che ho registrato tutto. Guardate qua. Anche qui la finta cerniera. Spettacolo. Eccola lì. Che sembra proprio che morda il gancio. Questo ovviamente è del portellone quando ce lo daranno. Adesso devo ancora mettere una vite all'interno. Questo lo posso mettere. Quando inserite questo, non vi preoccupate perché non deve andare a filo. Ecco, vi rimane così, col gradino. Ed è così che è corretto. Guardate le linee qua sotto, sono perfette. Mamma mia, che meraviglia. Adesso devo andare a mettere l'ultima vite.
quella che avevo dimenticato prima. Questa è un po' scomoda, però faremo anche questa, che va qui, vi faccio vedere, qui. Io mi sono creato il filetto, però devo usare il cacciavite lungo. Un attimo che lo prendo. Nel frattempo mi è caduta la vite, ma non ci sono problemi. Ecco qui. Questo è più lungo. Poi vado a pesare la macchina. E così, in realtà, avvitare così non è il massimo perché è storto. Quindi io mi sono creato il filetto, quindi figuriamoci se devo avvitarlo storto. Non ci penso, ma neanche un po'. Ecco, così mi piace. Dovete per forza crearvelo il filetto, ragazzi, altrimenti già faccio fatica così. Allora, non mi devo dimenticare che di qua abbiamo lo specchietto, quindi io devo mettere un qualcosa dietro, un attimo. Questo qua. Mi sa che è troppo grosso questo pezzo. Mamma mia. E beh, per voi è più semplice, non dovete preoccuparvi di far vedere niente a nessuno. Vedete, il filetto si vede. E qui. Provo l'ultima volta, altrimenti, insomma, la vite va qua, Però è veramente scomodo. Scomodissimo, io direi. Però così ce la dobbiamo fare. Forse. Allora vi dico io cosa faccio. Ragazzi, io vi dico solo cosa faccio, poi metto pausa e ci vediamo dopo. Vado a togliermi questa nuovamente, vedete, dal momento che io l'ho allargata un po', non la danneggio e lei si leva, avete visto? Vado a svitarmi questa vite, mo mi avvito prima questa di qua e poi questa che è più facile. Ci vediamo dopo. Allora guardate ragazzi, ho voluto far ripartire il video prima di finire per spiegarvi come ho fatto. È veramente quasi impossibile qui. Vi dovete assolutamente, come vi ho fatto vedere, creare il filetto, poi mettete la vite dentro, la avvitate con il pollice e il dito indice, la fate entrare, è l'unico modo, così siete sicuri che entra correttamente e riuscite ad avvitarla perché vi siete creati il filetto. E poi vi basterà stringerla così. Anche se lavorate storti, ormai la vite è andata correttamente nella sua sede
in maniera perfetta e non di traverso. Adesso devo andare a rimettere questa. Perfetto. Ecco qua. Che meraviglia. Guardate che chiusura millimetrica. Adesso mi si rompe tutto. No, ecco qui. Guardate. Io sono pienamente soddisfatto. Bene. Pesiamo un attimo la macchina. Ecco qui. Vediamo un po'. Secondo voi quanto pesa fino a questo punto? Consideriamo che ci va l'altro pezzo di metallo di là, sia quello sotto che quello sopra, che probabilmente riceveremo con l'uscita 89, prenderemo sotto porta destra, e con l'uscita 90 prenderemo questo dall'altra parte. E quindi poi ci sarà il portellone, come dicevo, metallico, o forse non sarà metallico il portellone, Potrebbe, no, il portellone in realtà non dovrebbe essere metallico, dovrebbe essere in ABS perché era in vetroresina, quindi non lo so, ma penso che sia più in ABS, così non ci riuscirò mai. Cosa metto? Questo. (3.161 grammi), siamo quasi a 3,2 kg. Arriveremo a 4 kg. Bene ragazzi, vi volevo anche dire che ho scritto a tutte le aziende di farci avere qui una grafica per ogni modello. Ad esempio questa Lancia Stratos, o la figura della Lancia Stratos, o la scritta Lancia Stratos, qualcosa. Così come per gli altri modelli che sto facendo e state facendo anche voi, perché così non sono assolutamente, sono anonimi come radiocomandi, non sono telecomandi, non è un televisore, questi sono radiocomandi, sono anonimi e sono più carini con le grafiche, anche da mettere vicino in vetrina, sono più belli piuttosto che così. Quindi, visto che anche il bordino qui, potrebbero magari anche farcele avere e poi mandarcele gratuitamente, perché sarebbe giusto. E magari è un'altra idea che possiamo dare alle persone che ci guardano, e questo ci fa molto piacere, a me sicuramente sì. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ho fatto anche il video dell'Audi 4, andate a vederlo, ecco qua, copertura gruppo Fari Secondari. Che spettacolo, però io penso che la metterò così perché mi piace molto come sono state riprodotte le parabole qua e anche i vetri che sono meravigliosi. Questo è il motore Ferrari Dino 6 cilindri, qua poi ci saranno le luci posteriori e gli stop. Ciao a tutti! E mi raccomando, iscrivetevi, aiutatemi con le condivisioni nei gruppi dedicati, perché
un iscritto almeno me lo riuscirete a portare, ce l'ho fatta a dirlo, me lo riuscirete a portare. Ciao ragazzi e grazie sempre del vostro prezioso tempo.